Allora, oggi sono tornato sul Frangiflutti e l'intento sarà quello di prendere seppie. Siamo nella prima metà di marzo e da adesso in poi le condizioni per la pesca andranno sempre a migliorare, perché entriamo proprio nel vivo della stagione di questa pesca. Le seppie si avvicinano a questi frangiflutti per trovare degli anfratti dove deporre le uova e arrivano spesso in gruppo. L'opportunità è quella di prendere magari una femmina, se posso tenerla in acqua, però in passato qui ho avuto brutti incontri con le murene, quindi valuterò se fare questa cosa. Comunque tenere questa femmina in acqua in modo che possa attrarre dei maschi e fare catture multiple. Oggi farò una sorta di test su un altro spot. Ho incontrato un nuovo amico, mi conosceva, mi ha detto: ah, guarda, io ho partecipato a progettare questo nuovo tipo di totanare. La fisionomia è sempre della zona classica, però ha delle caratteristiche un po' particolari. I cesselli infatti sono realizzati con degli ami al Teflon e questi aghi hanno la capacità di entrare più rapidamente nella carne del cefalopode, perché sono estremamente lisci e particolarmente aguzzi. Io ho usato in passato ami al Teflon ed erano eccezionali, li usavo magari per pescare le trote, streamer, ma anche per salmoni, mi sono trovato sempre bene, quindi sono molto curioso. Ha anche una colorazione particolare, lui me ne ha mostrate alcune, mi ha detto: quale preferisci, te ne do alcune. E io ero rimasto affascinato da questa perché ha un colore violetto iridescente, si vede quasi del blu, del rosso, il piombo è nero, gli occhi sono piuttosto verosimili a quelli di un pescetto. E vediamo, adesso la proviamo. La prima seppia della giornata è arrivata, bella. L'ho attaccata abbastanza distante, sui 20 metri dalla riva. Ho sentito la totanara che non veniva più e ho dato una bella ferrata. Bisogna sempre ferrare perché prevalentemente le seppie attaccano le totanare sul corpo, a metà. Quindi se non ferriamo c'è sempre il rischio che lei rimanga attaccata alla totanara, ma senza che gli aghi del cessello pungano la carne, e poi di fatto durante il recupero c'è il rischio che si slami e vada via. Niente, adesso insisto e vediamo che succede. La canna che ho portato oggi è la mia Calamaretti, la 2020, è lunga 8 piedi e mezzo, lancia esche fino al 4 e ho voluto portare questa canna oggi. Di solito la uso per i calamari perché intendo raggiungere la distanza, voglio darmi il massimo delle opportunità di prendere qualche bel esemplare. E il mulinello è il classico, il mio Olsefia, dentro c'è un +1 particolarmente anziano, rimango sorpreso perché è ancora in ottime condizioni, non è sfilacciato. Questo è un 4 capi, l'equivalente il +1 di uno 0,16,5 e mi ci trovo bene.
finale 0,24 come sempre. Tony Pegna migliorato, lo trovate sul mio canale, proprio c'è una sezione nodi e lì capite come fare questo nodo. E io questo finale lo faccio passare all'interno della canna, è lungo circa 2,5 metri. Alcuni dicono ah ma meglio tenerlo fuori, io mi ci trovo bene, passa bene, non c'ho nessun problema. E il nylon, essendo più elastico, secondo me partecipa al lancio, fa diciamo un po' effetto molla. C'è un pochino di vento sostenuto da sud, questo magari semplifica il lancio se uno sta nella parte nord di questo frangiflutti, e l'acqua non risulta particolarmente pulita, è leggermente velata. Questo è un po' strano perché nelle ultime giornate ci sono state condizioni di mare calmo, alta pressione, però evidentemente ci sono le correnti e sporcano. E il fatto di utilizzare una totanara così appariscente, così vistosa come colorazione, aiuta, perché consente alle seppie di vederla anche sulla distanza. Ad ogni modo si pesca sempre meglio quando l'acqua è particolarmente pulita, perché una seppia che sta magari, che ne so, a 8 metri, 10 metri per dire una distanza, riesce a scorgere la totanara, mentre se c'è l'acqua torbida ovviamente o velata ha maggiori difficoltà. Però devo essere sincero, ho trascorso le mie migliori giornate di pesca proprio quando l'acqua non era pulitissima. Evidentemente poi con l'acqua un po' velata c'è maggiore movimento di pescetti, di prede, e le seppie risultano più attive e disposte a cacciare e ad attaccare i nostri artificiali. Col vento alle spalle, la canna potente e una totanara che è ben strutturata, riesco a far lanci lunghissimi. Questo amplifica un po' le mie chance di far catture, perché sto coprendo una vasta porzione di mare. Ripeto, le seppie possono essere distanti, ma anche qui sotto, questo è il periodo in cui loro stanno qui vicino, quindi non c'è la necessità di fare lunghi lanci, però chi copre più acqua ovviamente amplifica quelle che sono le probabilità di intercettare un cefalopodo e poi di riuscire a prenderlo. Allora, è arrivata sta meraviglia, è una seppia che sta intorno ai 6 etti penso, forse qualcosa in più. È una femmina
Quella di prima invece era un maschio, poi l'ho visto con maggiore attenzione, ha una righina intorno al margine della pinna ed è più appiattita. Questa invece è più tondeggiante, la pinna è più piccola e non ha la riga bianca che caratterizza i maschi. Niente, l'ho presa a una certa distanza, mi sono divertito perché tirava fino all'ultimo, ha pompato, ha sifonato ed eccola qua. Devo dire che questa Totanara funziona bene sia come colore e anche come capacità di pungere questi pesci, perché evidentemente il Teflon buca in profondità dei tentacoli e tutte e due le seppie, anzi, perché anche quella piccolina che ho liberato era presa bene. Sono soddisfatto, niente, insisto, però la giornata secondo me già è più che appagante così. Dai, ci vediamo dopo per i saluti o eventualmente vi saluto adesso. Ciao ciao.